Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video Calcio Napoli, giuntoli alla Juventus, sicuramente si è trovato l'accordo perché si è trovato, siamo ai titoli di coda per il nostro Giuntoli che andrà a Torino e va bene così, non hai più voglia, hai finito il ciclo, va benissimo, ti ha chiamato la Juve, va vattene quanto prima, togliamoci questo dente e proprio per quanto riguarda questa situazione, negli ultimi giorni non è che sono cresciute le quotazioni di altri direttori sportivi. Attenzione, abbiamo letto le dichiarazioni di De Laurentiis che non andrà in America e si occuperà personalmente del mercato. Sono io il vostro Giuntoli, ma a Napoli serve il direttore sportivo, così come nelle altre società, perché con tutto il bene che posso volere al presidente per la gestione aziendale, per la lungimiranza e per far sì che il Napoli sia la squadra che è oggi, ci vuole competenza e ci vuole un personaggio importante al posto di Giuntoli. Abbiamo visto nelle settimane passate si sta cercando forse di promuovere Micheli e Mantovani sarebbero le due punte di diamante dello scouting di Giuntoli, ma è salito in cattedra anche il nome del DS del Bari, però quest'ultima settimana mi ha portato a riflettere perché è uscita una notizia di pari passo poi alla decisione finale di mandare Giuntoli alla Juve. Escono le notizie che il Napoli ha trovato l'accordo e sta lavorando per liberare Cristiano Giuntoli ed esce la notizia Pierpaolo Marino dal 1° luglio non sarà più il direttore sportivo dell'Udinese. Casualità? Non lo so. Io ho solo letto le due notizie e poi a livello di tempistiche si sono trovate quasi negli stessi giorni, quindi vogliamo parlare di casualità, parliamo di casualità, ma vi dico la mia perché Pierpaolo Marino a me non dispiacerebbe affatto al posto di Giuntoli, solo che le minestre riscaldate non sono mai piaciute al presidente, si sono lasciati pure un tantino male. Non credo, non credo che sia una notizia in relazione, cioè che Marino abbia lasciato l'Udinese in relazione a Giuntoli alla Juve. Non credo, però da tifoso del Napoli me lo auguro pure, perché sia sempre il benvenuto Marino a Napoli per quanto riguarda competenza, per quanto riguarda arrivare all'obiettivo prefissato. A Marino gli dici che devi restare in Serie A, ti fa la squadra per restare in Serie A, gli dici che devi arrivare in Europa, cerca tutti i calciatori per farti arrivare in Europa e ci riesce. Gli chiederai di mantenere l'asticella lì, competenza, Marino, la competenza di Marino non si discute. Però c'è ancora un altro nome che mi farebbe saltare di gioia. Sarebbe il colpo da 90 del Napoli e secondo me nella situazione attuale sarebbe anche la persona giusta. Parliamo di Walter Sabatini. Ne ho già parlato un mese e mezzo fa, quando già si parlava di giunta dalla Juve e feci la mia top 3 degli eventuali direttori sportivi che potessero prendere il posto di Giuntoli. Sabatini era al primo posto, al secondo c'era Pierpaolo Marino, al terzo c'era Cannavali del Sassuolo. Parliamo di Walter Sabatini perché una settimana fa, ovviamente intervistato sulla situazione Giuntoli-Napoli, Sabatini dice: io sono un uomo pratico e non vado sulla fantasia o sulle ipotesi, per questo De Laurentiis non mi chiamerà mai. Io e lui abbiamo un vizio in comune, vogliamo essere prime donne entrambi e a lui non piace chi fronteggia le situazioni al suo posto. Ma lo capisco, siamo simili. Questa è una settimana fa. Allora, io non so se le parole usate da Sabatini sono le stesse che sono riportate qui sulla notizia, però a me non dispiacerebbe un Walter Sabatini, direttore sportivo, con Garzia comunque appena arrivato,
Sabatini andrebbe secondo me a completare un pacchetto tra competenze e novità che farebbe solamente bene al Napoli. Questa è la dichiarazione di una settimana fa. C'è un'altra dichiarazione che la prendiamo un attimo, molto più recente, di Sabatini, eccola qui, che è stato intervistato dopo l'ufficialità di Garcia al Napoli, e Sabatini dice: Rudy Garcia ha una grande qualità, riesce a navigare in mezzo alle situazioni complesse, dice Walter Sabatini ai microfoni di Radio 1. Accoglie favorevolmente la scelta di De Laurentiis. Sabatini ricorda che con lui alla Roma fece un grande lavoro. Mi stupì molto la sua seconda conferenza stampa fatta già in italiano. Con De Laurentiis formerà un binomio fortunato. Napoli, Walter Sabatini. Garcia sa navigare in mezzo a situazioni complesse. Merita una piazza importante come Napoli. Scusate. Felice del ritorno in Italia di Rudy Garcia, è un allenatore importante. Ricordo che nella capitale è arrivato in un momento molto complicato per la Roma. Venivamo dalla dolorosa sconfitta del derby in finale di Coppa Italia. Sa riconoscere le qualità dei giocatori, accompagnerà la squadra per le qualità che ha e farà risultati. Ne sono convinto. Ha aggiunto Sabatini, che ha lavorato con il tecnico transalpino ai tempi della Roma. Poi sulla coincidenza che vide Garcia e Spalletti succedersi anche a Roma, ma a parti invertite, sono i corsi del calcio. Sono corsi e ricorsi del calcio. Questa è una notizia uscita ieri. Saranno chiamate al Napoli? Io questo mi domando. Saranno frecciatine buttate lì per scaturire l'interesse poi di De Laurentiis e dire: Sabatini, vieni a Napoli. Ha già lavorato con Garcia. Sabatini non si discute. In Italia, ma credo anche in Europa, è uno dei direttori sportivi più competenti, è uno che dà continuamente alla squadra iniezioni di fiducia, sta sempre sul pezzo, sicuramente caratterialmente, forse in qualche uscita a volte sopra le righe, ma ci sta, perché sono personaggi carismatici, sono personaggi che pochissime volte hanno fallito o perso obiettivi nella propria carriera professionale, ed è questo che poi secondo me si raccorda al fatto di prima, dove Sabatini dice: non andremo mai d'accordo io e il presidente De Laurentiis perché siamo due prime donne. Secondo me prima donna non è nemmeno il termine giusto, ma sono due personaggi che una volta prefissato l'obiettivo vanno dritti per raggiungerlo, quindi possono risultare anche un tantino antipatici a volte, ma secondo me è la prassi logica, cioè è una cosa proprio logica che deve accadere se tu ti poni un obiettivo e lo vuoi raggiungere. Quindi io spero con tutto il cuore che queste dichiarazioni, spero che ne usciranno anche altre domani, dopodomani, che si parlerà sempre di più di Walter Sabatini al Napoli, perché vorrei avere Sabatini come DS, sì, vorrei avere Walter Sabatini a Napoli come direttore sportivo. Poi nel caso non dovesse arrivare, perché non c'è niente in ballo, mi sto facendo solo un film che mi piacerebbe tantissimo, però nel caso non dovesse arrivare Sabatini e il film non viene mai girato, allora dobbiamo virare su Pierpaolo Marino, ma da subito, secondo me, perché Marino farebbe bene al Napoli e avrebbe anche, secondo me, quella fame di clamore da grande squadra, perché poi quando è arrivato Marino era un Napoli in costruzione, era un Napoli appena arrivato in Serie A, adesso è un Napoli campione d'Italia, è un Napoli che in Europa può dire la sua, quindi Marino verrebbe sicuramente di corsa a Napoli. Vedremo come andrà a finire la situazione DS. Mi sono anche dilungato decisamente troppo per questo video. Io voglio Walter Sabatini, ragazzi. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Sempre Forza Napoli e ci vediamo nel prossimo video.